Dopo aver affrontato le radici del clan Kennedy, aver parlato del senatore ambasciatore Joseph P. Kennedy, passiamo al cuore della questione, alla figura più conosciuta, la figura a volte mitizzata del clan Kennedy, JFK, il primo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti d'America, il presidente della nuova frontiera, il presidente di Ich bin ein Berliner, insomma, l'uomo che è passato alla storia per essere un messaggio di speranza rivolto al mondo dopo un periodo molto difficile e anche nel cuore di una delle crisi più gravi di sempre, i famosi 13 giorni di Cuba. Ma non c'è stato solo un Kennedy eroe positivo, c'è stato anche un Kennedy oscuro. Cerchiamo di scoprirlo assieme. John Fitzgerald Kennedy nasce nel clan Kennedy, di cui abbiamo parlato in precedenza, il 29 maggio del 1917. Cresce nel Massachusetts, nel pieno del New England, in un clan esclusivamente irlandese. La madre, il padre, i nonni sono tutti di origine irlandese. Quindi riceve un'educazione fortemente cattolica, una educazione che definiremo per certi versi anche classicista. Lui stesso lo ricorderà anni dopo, analizzando nelle sue memorie quelli che furono i ricordi della sua casa d'infanzia a Brooklyn nel Massachusetts e poi nella sua formazione alla Greenwell Lower School e alla Dexter School, sempre nella zona di Boston. Ma ben presto il giovane John Fitzgerald ha avuto a che fare con la politica e non solo o esclusivamente perché il padre in quel periodo, seconda metà degli anni 30, aveva degli incarichi di un certo livello pubblici, prima negli Stati Uniti e poi in Europa come ambasciatore. John si è interessato alla politica grazie alla possibilità di svolgere delle indagini personali proprio durante il college, viaggiando in Europa non necessariamente al seguito del padre e potendo vedere e quasi toccare con mano la tragedia di un vecchio continente che scivola rapidamente verso l'abisso della seconda guerra mondiale. Quella che sarà la tesi per il suo Bachelor of Arts nel 1940 sarà proprio il Trattato di Monaco. Quello che doveva essere un gentleman agreement secondo Neville Chamberlain, ma che sarà in realtà l'anticamera dell'inferno. Hitler a Monaco ottiene una prima spartizione della Cecoslovacchia, toglie tutti i Sudeti alla Cecoslovacchia e non si fermerà lì. Sarà solo un modo per stimolargli l'appetito, perché dopo i Sudeti toccherà alla Boemia e dopo la Boemia toccherà alla Polonia e prima ancora anche a quell'enclave di Memel, oggi Klaipėda, in Lituania. Un appetito insaziabile, quello dell'orco nazista, di cui John Fitzgerald Kennedy già subodora qualcosa, mentre il padre ha, come abbiamo già detto, delle evidenti simpatie per il regime, pungolate anche dal proprio antisemitismo. John ha delle idee un po' differenti, per quanto bisogna dire che pur non amando i nazisti, è molto critico anche nei confronti degli inglesi. Nella sua tesi, infatti, John critica l'inazione dell'Inghilterra, critica la scelta di Chamberlain di giungere a un appeasement, a un tentativo di dialogo o comunque di accordo senza nemmeno far pesare la relativa forza politica e militare della Gran Bretagna e dei suoi alleati. È molto critico John Fitzgerald. Lui stesso, dopo essersi laureato, coglierà la difficoltà del periodo bellico, non tanto nel periodo della guerra non dichiarata tra gli Stati Uniti e la Germania, la guerra dei convogli, quanto piuttosto a partire dal 1942, dopo Pearl Harbor, quando lui, ufficiale della riserva della Marina, finisce quasi in prima linea. Viene infatti comandato di guidare una motosilurante che diventerà quasi leggendaria, il PT-109, una specie di evoluzione americana dei MAS italiani, i motoscafi antisilurante. Le torpedo boat, così vengono chiamate dalla Marina americana, fungono da appoggio e qualche volta da armi di incursione negli arcipelaghi. Per lungo tempo, per circa un anno,
John Fitzgerald Kennedy assiste alla guerra nel Pacifico e combatte nel Pacifico, anche se in maniera meno impattante rispetto a chi vola dalle portaerei o è nei sottomarini o è impiegato nel corpo dei Marines. E uno di questi è un suo caro amico che muore a Guadalcanal. Finché accade qualcosa. Qualcosa in una notte d'estate. Il suo PT-109, assieme a tante altre imbarcazioni PT, viene comandato per una incursione nell'arcipelago delle isole Salomone. Il PT-109, assieme ad altre siluranti, deve impedire il passaggio, intercettare una pattuglia di 4 cacciatorpedinieri giapponesi che devono portare rifornimenti e soldati alle guarnigioni locali. Il problema è che nella notte molto calda, in mezzo all'Oceano Pacifico, nella notte tra il 1° e il 2 agosto del 1943, mentre si sta preparando a una manovra per attaccare uno dei cacciatorpediniere, nell'oscurità il PT-109 viene speronato da un altro cacciatorpediniere, la Maghiri, e tranciato in due. Nello scontro muoiono 2 dei marinai a bordo, su un equipaggio di 12. Kennedy è leggermente ferito, ma dimostra comunque una grande capacità di comando e di sangue freddo. Raduna i sopravvissuti, li sprona a non arrendersi, quasi si carica sulle spalle, anzi tiene tra i denti la cinghia del giubbotto salvagente di un suo commilitone gravemente ustionato e li porta a nuoto in salvo su un isolotto vicino. Lì, per un po' di tempo, Kennedy farà la spola assieme al suo vice con gli atolli circostanti alla ricerca di cibo, di acqua potabile e di tutto ciò che può servire per sopravvivere. Ci vorrà un po' di tempo, come detto, ci vorrà qualche giorno perché effettivamente tutti i sopravvissuti del PT-109 vengano portati in salvo, ma sarà un episodio che passerà alla storia se non alla leggenda. Forse è lì che nasce la leggenda di JFK, dell'uomo coraggioso, dell'uomo che combatte per la libertà a sprezzo della propria vita e sacrificandosi per gli altri. Forse è anche per questo che quando abbandona la Marina nel 1945, congedato per ferite di guerra, e dopo che il fratello maggiore è morto in volo sulla Manica, forse è per questo che il nome Kennedy non è più associato solo al padre, ma a questo ragazzo, JFK, che diviene in breve una piccola celebrità. Celebrità che diventa sempre più evidente alla fine della guerra, grazie anche all'interessamento di un caro amico del padre di JFK, William Randolph Hearst, l'uomo che anni prima aveva promosso una campagna contro la canapa per propri interessi nel mondo della carta e che aveva trovato un posto di lavoro al giovane JFK appena congelato come corrispondente per il proprio quotidiano, il Hearst Newspaper. Comincia così una nuova carriera per JFK. La carriera da giornalista non sarà una carriera molto lunga, durerà un paio d'anni, ma è sufficiente perché il giovane JFK possa essere presente alla conferenza di Potsdam e ad altri eventi post-bellici, irrobustendo la sua formazione politica e dandogli soprattutto le basi per uno sbarco personale in politica. Quello che avviene nel 1947 con l'elezione alla Camera dei rappresentanti, la Camera bassa del Parlamento americano. Un'elezione che viene sollecitata dal capoclan, da Joseph P. Kennedy, quasi a voler legittimare la storia della dynasty che ormai in tanti in America dicono a riguardo del clan Kennedy. Quando il rappresentante James Michael Curley lascia il suo seggio per l'11° distretto elettorale del Massachusetts, è proprio Joseph P. Kennedy a stimolare il figlio affinché sia lui a prendersi quel seggio. Ed è ciò che avviene. Nonostante nelle elezioni del 46 i repubblicani riescano a prendere il controllo della Camera bassa, Kennedy riesce comunque a sconfiggere il suo avversario, presentandosi per i democratici e con un margine niente male, anche perché ottiene la bellezza del 73% dei voti. La cosa curiosa è che nello stesso periodo in cui il giovane Kennedy viene eletto, ci sono altri 2 personaggi che raggiungono la soglia del 70% e sono anche loro dei veterani di guerra. Sono Richard Nixon e Joseph McCarthy, repubblicani, e tra i futuri peggiori avversari dei democratici e soprattutto del clan Kennedy. Nixon, tra l'altro,
diventerà vicepresidente sotto Ike Eisenhower. McCarthy invece, minato dall'alcolismo, spargerà il cosiddetto terrore rosso, o meglio, l'ombra del terrore rosso. Sarà lui a fomentare il Red Scare, a accusare, spesso in maniera pretestuosa, decine, centinaia di americani rispettabili di essere dei cospiratori comunisti. Una crociata, quella di McCarthy, che impegnerà l'America per la metà degli anni 50, finché non verrà dimostrato che questo Red Scare non faceva altro che della paranoia personale di un uomo devastato dall'alcolismo. In quel periodo, gli anni 50, JFK passa dalla Camera dei rappresentanti al Senato. Viene eletto nel 52 e riconfermato successivamente nel 58. Sono elezioni cruciali, d'altronde è il periodo in cui, come abbiamo già detto, alla Casa Bianca c'è un repubblicano, Ike Eisenhower, l'eroe di guerra, l'uomo che aveva sconfitto la Germania e che era stato soprattutto il padre strategico del D-Day, dello sbarco in Normandia. Un uomo difficile con cui trattare, un uomo difficile da combattere, anche perché aveva comunque dei solidi argomenti. Tra l'altro, alla vigilia dell'ingresso in Senato, JFK compie un altro passo molto importante. Sposa Jacqueline Bouvier, una donna bellissima, donna molto delicata, una donna che diventerà simbolo dell'eleganza per tantissime americane, al punto da influenzare tanto i costumi, la moda, quanto l'immaginario. Pensiamo che parecchi anni dopo, uno scrittore di successo come Philip K. Dick, in un suo romanzo, I Simulacri, inserirà un personaggio femminile modellato proprio sulle fattezze di Jacqueline Bouvier, Jackie Kennedy. Ma questa, tutto sommato, è una storia di poco conto. Serve solo a dare il contorno di un personaggio, JFK, che diventa sempre più popolare. Un personaggio che è espressione di una famiglia molto potente, che è sposato con una bellissima donna di classe e che a poco, con i suoi impegni, con i progetti di legge per aiutare la produzione tessile, per l'industria della pesca, per combattere il racket dei sindacati illegali. Ebbene, si fa conoscere sempre di più, si fa conoscere e apprezzare. Al punto che quando si tiene la Convention Nazionale Democratica del 56 per l'elezione del candidato alla presidenza, che sarà confermato in Audley Stevenson, ebbene Kennedy sarà in corsa per la vicepresidenza. Non ce la farà, perché al ballottaggio perderà contro Kefauver del Tennessee, ma si sarà già fatto una posizione importante, una posizione così importante che 4 anni dopo, quando Eisenhower sostanzialmente deve lasciare la Casa Bianca perché ha esaurito i 2 mandati, Kennedy ci riprova, ma stavolta non come candidato alla vicepresidenza, come candidato alla presidenza, candidato a riprendere la Casa Bianca per i democratici dopo il lungo periodo di Roosevelt e il biennio di Truman. Ebbene, proprio quel cattolico malvisto dagli WASP del New England, eroe di guerra, eppure figlio di un senatore chiacchierato per le simpatie naziste e anche per essere stato sostenitore di McCarthy, quel repubblicano cattolico ce la fa, riesce, secondo alcuni, a sorpresa a imporsi alle presidenziali. Si impone di poco, 303 voti elettorali, contro i 219 di Tricky Dicky, Nixon, l'ex vicepresidente che si presenta come possibile delfino di Ike. Gli andrà male, dovrà riprovarci qualche anno dopo. E la presidenza Kennedy diventerà una presidenza iconica. Per alcuni diventa un simbolo di speranza. Altri vedranno invece quelle speranze parzialmente deluse. Vediamo un po' perché. Nel discorso inaugurale, tenuto il 20 gennaio del 61, al momento dell'insediamento alla Casa Bianca come 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy si rivolge ai suoi concittadini. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Non chiedete cosa il paese, gli Stati Uniti possono fare per voi. Chiedetevi cosa voi potete fare per il vostro paese. Era un'affermazione di responsabilità, quasi una volontà di riprendere la lezione di Roosevelt
di Franklin Delano per risollevare il paese da un periodo buio. Roosevelt aveva ereditato un'America sull'orlo della bancarotta dopo la Grande Depressione. Kennedy aveva ereditato un'America rancorosa, divisa, sospettosa a causa dei tanti scandali delle spie e con un Sud sempre più divorato dall'odio razziale. Kennedy poi aveva ereditato un'America che faticava per quello che riguardava l'economia, aveva bisogno di rilanciarsi, faticava ad affermare il proprio ruolo dominante nel mondo, nonostante fosse stata già creata da diversi anni la NATO, nonostante la politica americana di Eisenhower avesse propugnato la nascita di altre alleanze simili, pensiamo alla 100, al patto di Baghdad. L'emersione durante la fase finale della presidenza di Eisenhower del movimento terzomondista aveva posto in crisi il modello del mondo bipolare. Non esisteva più solo Occidente e Oriente, esisteva una terza via. Ebbene, John Fitzgerald Kennedy, si ritrovò a dover fare i conti con tutte queste problematiche, con i primi malumori in Europa, un'Europa che cominciava a chiedere maggiore indipendenza rispetto alla tutela americana. Un'Europa in cui si respirava ancora il clima pesante della guerra fredda. Fino a quel famoso discorso tenuto a Berlino dopo la costruzione del muro, dopo l'innalzamento di quel muro che avrebbe simboleggiato la divisione del mondo. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Quel Ich bin ein Berliner dà altra speranza al mondo. Speranza in un periodo in cui il mondo in realtà pare sull'orlo di una catastrofe nucleare. Non per un incidente in una centrale, ma per un braccio di ferro. Un braccio di ferro che vede John Fitzgerald Kennedy in prima fila. Mentre si sovrappongono le accuse scandalistiche di aver tradito la moglie Jackie con niente po' di meno che Marilyn Monroe. Ebbene, JFK è impegnato in prima fila assieme al fratello Robert, segretario della giustizia, e a McNamara, segretario alla difesa, in un confronto serrato con i sovietici. Il problema si chiama Cuba, quell'isola dei Caraibi che qualche anno prima, ancora sotto la presidenza di Eisenhower, aveva cacciato il brutale dittatore Fulgencio Batista ed era diventato indipendente rispetto alla dottrina Monroe, quella dottrina affermata un secolo e mezzo prima e che sembrava garantire agli Stati Uniti una sorta di ipoteca su tutto ciò che avveniva in quella parte del mondo. In realtà Fidel Castro, una volta che aveva cacciato Battista, aveva cercato un accordo con gli americani, aveva cercato un dialogo con Foster Dulles. Venne respinto. Fu anche questo che spinse Castro nelle braccia di Mosca. Mosca che ovviamente era molto favorevole all'idea di porre un proprio alleato o addirittura un satellite a pochi passi dal giardino di casa del nemico. E quando Kennedy aveva inizialmente sottovalutato la crisi della Baia dei Porci, il tentativo dei profughi cubani anticastristi addestrati dalla CIA, armati dalla CIA, di cercare di rovesciare Castro con uno sbarco anfibio, ebbene lì Kennedy aveva commesso il suo primo errore. Non aveva compreso la portata di una sottovalutazione, al punto poi da rifiutare un intervento diretto. Quando i ribelli cubani avevano richiesto l'intervento dell'aviazione per non essere schiacciati dalla reazione castrista, Kennedy aveva detto di no. Aveva detto di no per un motivo molto semplice. Aveva capito di aver commesso già un primo errore e non ne voleva commettere un secondo. Ma inconsciamente, in quel momento, aveva commesso un altro sbaglio. Perché qualunque decisione presa porta a delle conseguenze. E la decisione di non sostenere gli esuli cubani gli avrebbe portato non solo l'alienazione della simpatia di larghe fette della società civile americana, ma avrebbe anche soffiato su un fuoco molto pericoloso che si sarebbe manifestato nel novembre del 63 a Dallas. Ma torniamo a Cuba. Cuba che dopo lo sbarco della Baia dei Porci, il fallito sbarco della Baia dei Porci, aveva accettato di ospitare sul proprio suolo delle batterie di missili balistici a testata nucleare. Una sfida pesante, una sfida diretta agli Stati Uniti. Quei missili avrebbero potuto colpire buona parte del territorio metropolitano degli Stati Uniti. Quei missili rappresentavano
un pericolo diretto. E a nulla valeva ricordare che in Turchia già da qualche anno erano presenti i missili Jupiter, anche questi a testata nucleare, puntati verso il cuore dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica in pratica aveva controbilanciato in quello che verrà chiamato equilibrio del terrore, l'impossibilità di scegliere una scelta mortale per tutti, cioè l'opzione nucleare. Mosca aveva deciso di giocare lo stesso gioco degli americani, puntarsi l'uno con l'altro le armi nucleari addosso, possibilmente dal cortile di casa avversario, la Turchia per la NATO, Cuba per il patto di Varsavia. Questo diventa un gioco pericolosissimo, un gioco fatto di ricognizioni aeree, a volte molto rischiose, a volte anche con un morto, un gioco fatto di partite a scacchi all'ONU tra i rappresentanti dell'URSS e quello degli Stati Uniti. Ecco, lì ci sarà la grande rivincita di Audley Stevenson, il gentleman che aveva perso 2 volte contro Eisenhower alle presidenziali e che era stato scelto, secondo alcuni, con una mossa improvvida da Kennedy come rappresentante. Stevenson, che veniva giudicato come una persona estremamente morigerata, tranquilla, forse troppo tranquilla per un ruolo così delicato, quel giorno sfoderò le unghie. Mise con le spalle al muro il rappresentante dell'Unione Sovietica, inchiodandolo alla responsabilità, mostrando le foto degli aerei spia che dimostravano la presenza dei missili a Cuba, nonostante l'Unione Sovietica continuasse a negare un proprio coinvolgimento. Da quel momento, passando per la conferenza degli stati centroamericani e per la cosiddetta linea di quarantena, l'isolamento di Cuba con un blocco navale non ufficiale, il mondo avrebbe trattenuto il fiato. In quel momento alla Casa Bianca non c'erano solo i 2 Kennedy, i 2 fratelli, John e Bobby, oltre a McNamara e al loro staff. Ci sarebbero stati anche dei personaggi che avrebbero spinto, avrebbero soffiato sul fuoco della guerra, convinti di poter vincere se fossero stati messi in condizione di colpire per primi. Questi personaggi erano Dean Acheson e soprattutto Curtis LeMay, il potentissimo capo del comando congiunto dei bombardieri strategici. LeMay insistette più volte per bombardare Cuba e distruggere la minaccia, incurante del fatto che i sovietici avrebbero reagito probabilmente col blocco di Berlino, un blocco di Berlino che avrebbe significato la guerra. Per i guerrafondai come LeMay, l'importante era colpire per primi. E per 13 giorni, 13 lunghissimi giorni in cui tutto il mondo rimase in apnea, in attesa di capire se la tensione si sarebbe allentata o se qualcuno avrebbe premuto il temuto pulsante, in quei 13 giorni JFK cercò in maniera non ufficiale un dialogo diretto, una linea di comunicazione con Khrushchev e proprio attraverso quelle linee non ufficiali si sarebbe giunti alla soluzione, il ritiro da un lato dei missili sovietici a Cuba, dall'altro degli obsoleti ormai Jupiter dalla Turchia. Un modo per allentare la tensione senza dimostrarsi deboli. Questo è stato giudicato come forse il maggior successo in politica estera di John Fitzgerald Kennedy. Un successo in politica estera che però non ha fatto il paio con tutto quello che era al contempo la politica americana nei confronti di tanti altri stati. Pensiamo alla soluzione della situazione in Repubblica Dominicana, dove dopo gli interventi di Eisenhower per assassinare il dittatore Trujillo, Kennedy si era impegnato a cercare delle vie di fuga diplomatiche, senza ammettere la responsabilità americana, statunitense nell'area, ma cercando quella che venne chiamata una negazione plausibile del coinvolgimento statunitense. Per non parlare poi di quello che sarebbe diventato il grande tema degli anni 60, il Vietnam. È con Kennedy che iniziano le prime manovre americane nel sud-est asiatico. Un sud-est asiatico che secondo gli analisti militari della Casa Bianca rischia di essere come delle tessere di un domino, per cui dato un colpo ad una, tutte sarebbero cadute e quel colpo poteva arrivare sempre secondo i cervelloni, esclusivamente dal mondo sovietico o dal mondo cinese. Per quel motivo Kennedy aveva autorizzato un primo contingente di consiglieri militari, istruttori a favore del Vietnam del Sud, già perché il Vietnam, che doveva essere riunificato secondo le prime indicazioni
dal trattato di pace e di indipendenza dopo l'uscita di scena dei francesi, quel Vietnam ancora diviso non aveva trovato pace, anzi al sud si era affermata una repubblica presidenziale sempre più autoritaria e sempre più impegnata in una guerriglia non dichiarata col nord, che poi sarebbe sfociata in una guerra vera e propria, convenzionale e non convenzionale assieme. Kennedy anche in quel caso aveva forse commesso un errore, quello di non aver compreso la complessità del sud-est asiatico, di non aver compreso l'importanza di rallentare la corsa verso il baratro dei sud vietnamiti, qualcosa che si sarebbe visto dopo, con i successori di Kennedy, prima con il suo ex vicepresidente e poi con Chuck Dickey, gli uomini che passeranno alla storia per aver lanciato l'escalation della guerra in Vietnam e per poi aver dovuto cercare una via di fuga da quello che era diventato sinonimo di una vera e propria catastrofe. E poi c'era il Medio Oriente, quel Medio Oriente che era stato scosso nella seconda metà degli anni 50 dall'avvento del nasserismo, del panarabismo, di un nazionalismo arabo che aveva portato al putsch di Baghdad, all'uccisione del sovrano hashemita in Iraq, al tentativo di rivolta in Giordania e all'intervento firmato da Eisenhower in Libano per puntellare la presidenza di Camille Chamoun. Un Medio Oriente in cui Israele ormai recitava la parte del gendarme americano della zona insieme all'Iran imperiale. Quell'Israele che necessitava di aiuti militari, degli aiuti che sarebbero arrivati attraverso il cosiddetto accordo Strauss-Peres, l'accordo tra il ministro tedesco occidentale e quello israeliano per la fornitura di materiale bellico, soprattutto carri armati Patton, carri armati prodotti dagli Stati Uniti o su licenza in Germania occidentale, sarebbero stati ceduti dalla Repubblica Federale Tedesca a Israele come aiuti. Perché? Perché Kennedy non voleva armare direttamente Israele, era in imbarazzo per evitare una politica fortemente anti-americana nella zona medio orientale. E quindi aveva cercato una scorciatoia, un modo per armare Israele senza risultare l'armiere ufficiale di Israele, un qualcosa che però gli avrebbe comunque alienato buona parte delle simpatie. E ci sarebbero state tante altre contraddizioni. Pensiamo alla volontà di mettere al bando i test nucleari, una volontà palesata da Kennedy nel vertice di Vienna del giugno del 61, ma che avrebbe richiesto molto tempo per una effettiva messa in opera. Troppi, troppi, troppi problemi. Così come la cosiddetta nuova frontiera, il programma di finanziamenti federali per l'istruzione, per migliorare l'assistenza medica agli anziani, per dare aiuti economici alle regioni più povere, quelle rurali degli Stati Uniti. Stati Uniti che erano sì una potenza e sono tuttora una potenza industriale, ma che vivevano al proprio interno tante contraddizioni, a cominciare dalla discriminazione razziale. Una discriminazione che continuava a condizionare la vita pubblica degli Stati del Sud. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del 63, Kennedy avrebbe proposto una riforma sostanziale per quello che riguarda il fisco, con ricadute possibili soprattutto sulle classi meno abbienti. Ma quella che doveva essere la colonna portante, il pilastro della riforma della nuova frontiera, si sarebbe visto solo parecchio tempo dopo la morte di Kennedy, ma senza avere l'impatto immaginato da Kennedy. Kennedy che in quel periodo era comunque impegnato anche per il movimento dei diritti civili, un movimento che proponeva una piena parità tra tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della pelle, qualcosa che cercava di oltrepassare la sorta di apartheid non ufficiale applicato al Sud. Tante politiche, tante idee, tante contraddizioni, qualche scandalo, quello di Monroe, ma non solo, e una schiera di nemici interni ed esterni sempre più lunga. Una schiera di nemici che alla fine avrebbe presentato il conto a JFK, gliel'avrebbe presentato quel giorno di novembre a Dallas, su quella limousine, nel corso di quel corteo. Ma di questo parleremo un'altra volta.